Ciao Gin Lover, sono Pier Cesare, il vostro Master Distiller e sono qui sui campi delle aziende agricole Moonshine in distilleria per parlarvi oggi di un argomento che in tanti mi chiedono e che forse mi sono dimenticato di approfondire bene nei precedenti video e per questo motivo faccio un video all'uopo apposta fatto proprio su questo argomento, quindi di come funziona un alambicco da produzione moderno per gin. Per London Gin, naturalmente, per gin distillato. E naturalmente vi chiedo sempre di sostenere il canale facendo conoscere il verbo dei Master Distiller anche ai vostri amici. Se vi piace il video iscrivetevi e mettete un like naturalmente e poi sotto il video trovate sempre quindi contatti per mandarmi un'email per quanto riguarda i corsi che facciamo per Master Distiller qui nel laboratorio sui campi di aziende agricole Moonshine e trovate anche il nostro sito Shegin dove trovate i London Gin che produciamo con le nostre erbe aromatiche, quindi sono una qualità di produzione London Dry, quindi altissima, ma sono unici perché vengono prodotti con le erbe aromatiche che proprio adesso stiamo piantando sul campo per poi raccoglierle in estate. Ma torniamo al nostro argomento. Perché è importante l'alambico in cui viene prodotto il nostro gin? Oppure l'alambico che andiamo a acquistare se vogliamo aprire un opificio di trasformazione per produrre il nostro gin? Perché un alambicco moderno, e parlo di alambichi moderni e poi faremo la distinzione, ci dà la possibilità non solamente di distillare in caldaia, ma anche di distillare in corrente di vapore. E qui vediamo il basket che in questo alambicco, configurato in questo modo, ma ci possono essere altre configurazioni, si trova esternamente quindi alla caldaia, mentre altre invece lo possono avere sopra. Poi vedremo la differenza. Quindi perché ci dà la possibilità di utilizzare più erbe aromatiche, quindi erbe aromatiche oppure anche fiori o frutta delicati, dandoci, diciamo, il vantaggio della corrente di vapore, dove poi abbiamo un'estrazione attraverso il vapore che si genera in caldaia e abbiamo quindi una temperatura sicuramente inferiore. Poi vedremo comunque che alcune botaniche amano anche stare in caldaia, quindi nei gin che produciamo noi, che produciamo per i nostri clienti, usiamo un metodo misto, quindi usiamo da parte di botaniche in caldaia, sono quelle botaniche che preferiscono una temperatura diciamo più alta per dare il miglior profilo aromatico e dall'altra parte utilizziamo quindi il nostro basket in corrente di vapore con le botaniche più delicate che quindi con temperature alte, soprattutto perché in caldaia quando andremo verso la fine della distillazione andiamo anche verso i 90 gradi, sarebbero cotte e rovinate e quindi darebbero un sapore, un profumo, un profilo aromatico di verdura bollita, cosa che giustamente noi non vogliamo che questo succeda su un London Gin che deve essere un prodotto fresco, delicato, profumato e in cui dobbiamo estrarre il meglio di quelle che sono la componente regina del prodotto che sono le erbe aromatiche, quindi le nostre botaniche, i nostri fiori, i nostri frutti. Poi vedremo quindi che noi usiamo un metodo misto, ma molte volte possiamo anche decidere di mettere le botaniche che normalmente stanno anche bene in caldaia anche in corrente di vapore, perché la corrente di vapore, essendo vicina diciamo all'uscita di quello che è il nostro alcol, ci dà la possibilità molto spesso di andare a prendere quelle micro diciamo caratteristiche del profilo aromatico di alcune botaniche che se le mettiamo in caldaia con la distanza in questo caso che devono percorrere prima di arrivare in corrente di vapore e prima di uscire soprattutto perderebbero. Naturalmente ogni alambicco fa scuola a sé, quando noi prepariamo una ricetta per un cliente chiediamo sempre su quale alambicco andrà prodotto, perché potrebbero produrlo attraverso noi, quindi noi possiamo fare la consulenza sulla produzione, quindi sappiamo dove andare a produrre, con che alambicchi lavoriamo, non sempre con questo lavoriamo che è anche grosso, e poi vi spiegherò perché piccolo è meglio, ma spesso lavoriamo su alambicchi del Muller, magari da 100 litri, con il basket in alto, quindi sappiamo le varie caratteristiche degli alambicchi e andiamo a strutturare le ricette a seconda di come sono fatti gli alambicchi in cui vengono prodotte, perché così possiamo sfruttare quelle che sono le loro caratteristiche e riuscire a portare nel nostro gin
il miglior bilanciamento e i migliori aromi per fare un prodotto eccezionale. Quindi queste sono cose che che facciamo, diciamo, che spieghiamo al corso di Master Distiller, ma anche quando seguiamo persone che non vogliono fare il corso, ma vogliono una ricetta con le nostre erbe aromatiche e poi mandarle in produzione, le seguiamo e se per caso non vogliono, diciamo, andare in un opificio con cui collaboriamo, oppure prodotti direttamente da noi, oppure prodotto, diciamo, da un amico con cui collaboriamo sempre, dobbiamo comunque andare a capire in che alambico vengono prodotte per sapere come strutturare la ricetta. E non date per scontato che l'opificio, la distilleria in cui vi rivolgete, magari se volete farvi produrre il vostro gin, abbia l'alambico adatto. Perché molte distillerie, diciamo che gli opifici, adesso distillerie artigianali che sono nate, hanno quasi tutti alambichi moderni. Ma molto spesso, e quello dico che sempre piccolo è meglio nel gin, grosse distillerie, quindi non potrebbero non aver investito su un alambico da gin o potrebbero aver fatto modificare un alambico da spiriti di frutta, quindi con coldaie molto grosse da 500 ml per, diciamo, distillare anche gin, ma che non dico che non si possa fare, ma che non ci danno comunque il prodotto migliore, in quanto magari non lavorano in correnti vapore o non sono performanti quindi nella creazione del nostro prodotto. Quindi questa spiegazione vi serve sia chi vuole aprire un opificio che deve comprare un alambicco, e qui non parleremo di marche ma parleremo di caratteristiche, quindi che dovrete poi valutare. Se volete comunque sotto il video potrete scrivermi e vi darò dei consigli in più se avete già visto un alambicco o se dovete andare a produrre il vostro gin, e vi posso dire dove, diciamo, quale alambicco o quale opificio è migliore per fare un gin di altissimo livello. Quindi oggi andremo a parlare proprio delle caratteristiche che distinguono un alambicco di produzione moderna rispetto a quello che era il passato e quello che dovete chiedere e vedere quando andate in distilleria per farvi produrre il vostro prodotto, oppure che dovete controllare l'alambicco che andate a acquistare quando andate a aprire il vostro opificio di trasformazione. Allora, intanto partiamo quindi dalla prima cosa, l'alimentazione dell'alambicco. Questo non è tanto importante quando andate a produrre il vostro gin, ma magari quando andate a acquistare l'alambicco per la vostra microdistilleria è molto importante valutare qual è l'alimentazione dell'alambicco. Perché in Italia trovate ottime aziende, ma che magari utilizzano alimentazioni differenti. Le alimentazioni sono di solito tre. Quindi c'è una quarta, biomassa, ma non è, diciamo che ormai è desueta e non si trova più facilmente. Quindi l'alimentazione, questo alambicco viene alimentato a corrente elettrica, quindi ha una potenza circa di 20 kW e viene alimentato dalla corrente. Ma ci sono altri alambichi che possono essere alimentati a gas o alimentati anche a vapore. Queste, diciamo, differenti alimentazioni pongono dei quesiti, dei problemi. A mio parere, per un piccolo opificio, invece se per una grossa distilleria magari può essere più interessante e un altro tipo di alimentazione, e per una piccola caldaia, la migliore alimentazione che adesso c'è sul mercato è sicuramente l'alimentazione elettrica, perché ti permette attraverso il pannello di controllo di modulare più facilmente quindi le temperature all'interno della caldaia e soprattutto è un'alimentazione pulita dove non c'è niente da, diciamo, non hai bisogno di particolari accorgimenti di sicurezza perché tu attacchi la spina, lui ha dentro due resistenze che riscalda e quindi a livello di alimentazione, l'alimentazione sicuramente molto sicura, pulita perché può essere anche abbinato il alambicco di queste dimensioni anche a un buon impianto fotovoltaico e ripeto che ci dà la possibilità su una piccola caldaia come quella degli alambicchi da produzione di gin, e vedremo che piccolo è meglio, poi lo spiegherò alla fine, quindi seguite il video fino alla fine, ci permette di essere più delicati e modulare meglio quello che è la temperatura all'interno della nostra caldaia. L'altra alimentazione che prendiamo in considerazione è quella a gas. Alcuni produttori non utilizzano, magari anche grandi produttori di alambicchi che fanno alambicchi per distillerie di whisky,
quindi sicuramente fanno degli ottimi prodotti, ma non usano l'alimentazione elettrica, ma usano l'alimentazione a gas. Spesso e volentieri queste aziende non vi forniscono il fornello su cui viene messo l'alambicco e quindi dovete farvelo costruire e certificare da un idraulico, una persona comunque qualificata, e lì bisogna capire chi è qualificato per fare un fornello di riscaldamento che comunque ha una certa potenza per l'alambicco, quindi loro vi forniscono l'alambicco, ma poi dovete costruire sotto proprio un fornello, normalmente viene chiuso, quindi anche con un tubo che preleva l'aria dall'esterno e poi c'è anche la canna fumaria per scaricare i fumi, perché se prendesse l'aria dall'interno del laboratorio è pericoloso, perché andrebbe in poco tempo a bruciare tutto l'ossigeno e purtroppo sarebbe pericoloso per la salute delle persone. Quindi normalmente sono a tiraggio forzato esterno, quindi è chiusa quelli professionali naturalmente, è chiusa la parte del bruciatore e poi hanno una canna, però vediamo che già abbiamo comunque due problemi in più, quindi di andare a mettere una canna fumaria e di andare a costruire quindi quello che è la fornace chiusa dove viene poi appoggiata sopra l'alambicco e dove andiamo a prelevare esternamente l'aria. Naturalmente qui siamo in presenza di una fiamma con un'attività dove noi produciamo dell'alcol che quando esce l'alambicco è anche a 90 gradi, oppure abbiamo stivato quindi l'alcol a 90 gradi, quindi c'è un grado di pericolosità in più e quindi anche da valutare di un corso per antincendio di medio rischio. L'altra cosa è che l'alimentazione a gas non permette di utilizzare il bagnomaria e poi vedremo come e perché è comunque una fiamma diretta e mentre quello elettrico e in parte quello a vapore possono utilizzare, quindi hanno la possibilità di utilizzare quindi una camera intorno alla nostra caldaia dove far passare l'acqua calda o il vapore e quindi di avere una destinazione più delicata rispetto a una fiamma che arriva e scalda solo il fondo, che ci dà anche un secondo problema, che è quello che se noi lavoriamo solo in lavoriamo anche in caldaie con le botaniche, alcune botaniche potrebbero cadere sul fondo e bruciarsi. Quindi questo è un altro limite da valutare quando si acquista un alambicco che abbia un'alimentazione a gas, quindi il fornello, il fatto che è una fiamma diretta e quindi non si può lavorare in bagnomaria o comunque con il riscaldamento di tutta la caldaia, intorno a tutta la caldaia, e soprattutto un grado di pericolosità un po' più alto dove magari ci comporti fare un corso per antincendio di medio rischio. Naturalmente anche noi qui che abbiamo l'alimentazione elettrica abbiamo tutti gli estintori, sono gli estintori quelli apposta per impianti elettrici. Vediamo invece l'alimentazione a vapore. L'alimentazione a vapore è un generatore di vapore, normalmente una macchina esterna che crea il vapore attraverso dei tubi, spinge in una camera che c'è intorno all'alambicco il vapore a 100 gradi per scaldare la caldaia. Qual è la criticità su un alambicco, diciamo, produzione di gin, soprattutto un alambicco piccolo da 100 litri o anche da 200, è che il vapore quando entra a 100 gradi, quindi non hai la modularità con cui puoi lavorare sulla corrente, spegnendo e accendendo le varie resistenze, quindi entra di un botto a 100 gradi e quindi ci rende più difficile il fatto di tenere costante la temperatura quando andiamo in distillazione all'interno della nostra caldaia. In più il vapore, essendo comunque un metodo di lavorazione pericoloso, necessita di un patentino per le macchine a vapore che deve essere fatto ogni X anni e quindi di un adempimento burocratico in più. Dov'è la forza del vapore? La forza del vapore è quando si hanno più alambicchi all'interno della stessa distilleria o altre macchine che tipo i birrifici, quindi caldaie soprattutto molto grandi, perché con un'unica macchina, con un unico generatore posso alimentare più caldaie e soprattutto su alambicchi molto grandi per la produzione, in questo caso di spiriti, in quel caso lì il vapore è sicuramente il metodo, il vapore e anche il gas, è sicuramente il metodo migliore perché dopo certi kilowatt, quindi se vediamo che ci vogliono 20 kW per una caldaia da, in questo caso 200 litri come la nostra, diventa difficile utilizzare quindi un riscaldamento elettrico per alambicchi magari da
da 500 millilitri, comincia a diventare non conveniente. Allora lì sicuramente è meglio prendere in considerazione un'altra alimentazione che può essere il vapore o il gas. E il vapore comunque ci dà la possibilità di lavorare in una bagnomaria, quindi riscaldando un intercapedice che c'è tutto intorno alla nostra caldaia. Ma vediamo quindi per diciamo, la mia esperienza, sicuramente per un piccolo opificio, sicuramente la parte diciamo, dell'alimentazione elettrica è quella più semplice. Se si va più su poi lì bisogna valutare, noi possiamo anche dare un'indicazione. L'altra cosa importante, adesso abbiamo visto l'alimentazione che può dare insomma, delle problematiche particolari in alcune lavorazioni come la nostra, per esempio il fuoco diretto che può bruciare quindi le botaniche all'interno della nostra caldaia. In questo caso questa problematica può essere attenuata utilizzando un agitatore, che poi vi farò vedere qui dietro. L'agitatore è un motore elettrico che fa girare all'interno dell'alambicco l'alcol e quindi permette alle botaniche di non fermarsi sul fondo. È come quando fate il riso a casa, che dovete girarlo perché altrimenti sul fondo si va a bruciare. Se lo girate non si brucia e quindi evitate di portarvi diciamo, nel vostro piatto, nel vostro gin, dei sapori di amaro. Quindi in un alambicco a alimentazione a gas sicuramente la cosa importante è avere almeno un agitatore o anche in un alambicco elettrico che non sia in bagnomaria, perché esistono anche alambicchi elettrici che scaldano solo sul fondo, sono meno costose rispetto a questo, ma se hanno un agitatore ci risolvono il problema o il pericolo di andare a bruciare le botaniche. L'altra situazione che ci risolve, oltre all'agitatore, è per esempio alambicchi che sono specifici, come quello della Bombay Sapphire, che non lavorano le botaniche all'interno della caldaia, ma la caldaia serve solo per fare evaporare l'alcol e quindi in quel caso lì non abbiamo bisogno né di un bagnomaria né di un agitatore, perché non abbiamo botanica all'interno, ma lavorano solamente in corrente di vapore. Naturalmente in questo caso il basket sarà almeno 3 volte più grande, perché tutte le nostre botaniche andranno nel basket e verranno estratte in corrente di vapore. Ci permette di giocare un po' meno con le temperature, perché lavoriamo solo su temperature a corrente, non come noi che lavoriamo su 2 temperature, quindi caldaia e corrente, che per alcune botaniche e per il metodo che noi utilizziamo magari è preferibile, ma comunque sicuramente fa un gin molto molto delicato, che viene fatto tutto in corrente di vapore, quindi togliendo il problema di andare a bruciare magari botaniche nella caldaia. Quindi sicuramente l'agitatore e in quel caso lì la distillazione in corrente di vapore ci tolgono le problematiche, quindi avere un alambicco a fiamma diretta, a riscaldamento diretto. L'altra cosa che deve avere un alambicco per la produzione del nostro gin sicuramente abbiamo visto è il basket. Il basket che in un alambicco moderno secondo me è un po' obbligatorio. Il basket quindi ci permette di estrarre le nostre botaniche, io parlo di botaniche perché nel gin non ci sono solo erbe aromatiche, noi facciamo gin anche con le mele, con i fiori, quindi con una temperatura inferiore, quindi se noi abbiamo circa 80 gradi di media quando distilliamo nella nostra caldaia, in corrente di vapore avremo circa 70 gradi, quindi sicuramente una distillazione molto più delicata e come abbiamo visto anche il fatto che il basket sia molto vicino all'uscita dell'alcol, anche la possibilità di prelevare quelli che sono le micro profili aromatici di determinate botaniche che in caldaia magari si perderebbero un attimo. Quindi sicuramente un prodotto, una botanica che sfrutta bene la caldaia, dando il meglio di sé, sicuramente il ginepro. Come abbiamo visto che un gin è molto importante e in quel caso lì dobbiamo curare una distillazione molto delicata, come in questo caso in bagnomaria, il nostro con questa intercapedine dove viene scaldata l'acqua che poi avvolge tutta la caldaia, quindi scalda molto più delicatamente e ci permette di non bruciare le nostre botaniche, oppure quindi nell'altro caso i fiori che invece amano stare in una distillazione delicata nel nostro basket. E anche qui quando andiamo a utilizzare il basket, questo è un trucco che vi do, naturalmente
vedete la disposizione delle erbe aromatiche all'interno del nostro basket, che è questo qui che vediamo forato, ma poi vi faccio una ripresa più da vicino, in modo di mettere, diciamo, le botaniche meno delicate sul fondo e quelle più delicate in alto, perché un fiore, se viene schiacciato all'interno del basket, va subito a rovinarsi, quindi anche qui dovete avere una logica nel mettere dentro le botaniche. Quindi il basket è sicuramente un alambico moderno a produzione di gin, e quando andate in un opificio, una distilleria per farvi produrre il vostro gin, questa è la prima cosa che vi deve saltare all'occhio. Se gli alambicchi che hanno all'interno di questa azienda non hanno almeno un basket, vuol dire che non sono stati creati per fare gin. Tutti gli alambicchi moderni, che il basket sia esterno come il nostro, sia messo sopra l'alambicco, e poi vi spiego le differenze e diciamo quali sono meglio che puoi prendere da uno o dall'altro, sicuramente questo vi dà già un campanello d'allarme e vi dice non c'è il basket, quindi se io ho un gin dove ho messo dentro della frutta, dei fiori, quindi botaniche delicate, in questa azienda, in questa distilleria non posso produrlo. E che loro mi dicano in tutti i modi che non c'è nessun problema o che faranno distillazioni separate, io vi dico, io voglio un London deve essere fatto in un unico passaggio in alambicco, e quindi senza questo i miei fiori non ce li potrò assolutamente distillare, e quindi loro potranno farvi solo un distiller compound oppure un gin distillato dove una parte viene distillata in caldaia, per carità, e una parte viene aromatizzata successivamente, magari inserendo degli aromi creati con rotovapor o acquistati, diciamo, dalle aziende italiane che lo producono. Quindi questo è sicuramente il campanello d'allarme, che sia qui o che sia sopra, il basket vi dice già se quell'azienda ha degli alambicchi giusti per fare un London Dry, come vogliamo noi, e sappiamo benissimo che nella New Age, in quelli moderni, sono sempre componenti delicate, e quindi questo è l'alambicco, gli alambicchi che hanno questa disposizione sono migliori. Differenza fra basket esterno e basket sopra l'alambicco dipende anche lì. Per esempio la Muller fa degli ottimi alambicchi con il basket sopra, che noi utilizziamo in molte lavorazioni, semplicemente perché ha trovato il modo. Allora, il problema del basket sopra l'alambicco è un problema semplice, è molto più vicino alla caldaia, quindi riceve un vapore molto più caldo rispetto al nostro, che ci sono circa 4-5 metri di strada in un tubo di rame che comunque serve da raffreddamento per il vapore che ci passa all'interno, e quindi fa sì che il vapore che arrivi nel nostro basket sia molto più delicato. La Muller, o comunque anche altre aziende, hanno risolto il problema mettendo un defrematore all'interno del collo dell'alambicco, quindi qui passerà dell'acqua fredda che raffredderà i vapori che arrivano dalla caldaia e li renderà più delicati quando entrano all'interno del basket. In questo caso noi abbiamo un deflematore, questa sfera qui, è uno scambiatore di calore ad aria, che comunque anche lui ci dà una mano a elevare il grado alcolico e a raffreddare ancora di più i vapori che andranno all'interno del nostro basket. E invece qual è il problema del basket esterno? Il problema del basket esterno è che mentre quello che è sopra, quando l'alcol si condensa, torna in caldaia e viene ridistillato, il nostro basket esterno, l'alcol che si condensa qui dentro, in alcuni alambicchi deve essere purtroppo tirato fuori alla fine della distillazione con un rubinetto che c'è sotto, e quindi ci può essere una perdita di alcol più alta. In alcuni alambicchi più, diciamo, performanti del mio, questo basket è stato alzato ed è stato messo un tubo di ritorno che qui vedete, ok? Sì, in realtà questo ce l'ha, ma è per le colonne, non per il basket, ma basterebbe alzare questo e collegarlo al tubo di ritorno, che riporta quindi l'alcol all'interno della caldaia, viene ridistillato e ritorna sotto forma di vapore nelle nostre erbe aromatiche. Questo è un po', diciamo, il difetto di questo tipo di alambicchi, ma che negli ultimi modelli l'hanno risolto proprio facendo questo ritorno da sotto che ci riporta l'alcol in caldaia. Dall'altra parte, quindi qui abbiamo sicuramente una distillazione più delicata, ma in alcuni tipi di distillazione in cui noi usiamo componenti particolari, tipo il sale, ok? Il fatto che il basket sia più vicino all'uscita, e molto spesso gli alambicchi, quelli che hanno il basket sopra l'elmo, hanno subito, quindi 20 cm, c'è subito l'uscita qui nella colonna di raffreddamento,
né in alcune lavorazioni particolari che noi utilizziamo, tipo la selatura del gin in distillazione, se abbiamo un basket che ha ancora ancora 1,5 metri di ritorno, faccio un po' più fatica a far uscire il sale, quanto una componente pesante che, come trucco negli alambichi col basket sull'elmo e molto vicini quindi all'uscita, quindi sono diretti, ci sono 20 cm, poi si arriva nella colonna di raffreddamento, in questi alambichi qui quindi si riesce anche a fare una salatura utilizzando quindi, non mettendo il sale nell'acqua di taglio dell'alcol quando noi andiamo a creare il nostro gin, ma direttamente in distillazione, quindi mantenendo le prerogative del London Dry. Altra cosa importante, che naturalmente questa è la nostra parte di uscita, ma qua sono un po' tutti uguali. Qui abbiamo il nostro alcolimetro che ci misura quindi il grado alcolico in uscita, quindi questo è un contenitore, l'alcol entra da sotto, lo riempie e questo continuerà a galleggiare e ci darà in tempo reale il grado alcolico di uscita del nostro gin. In media questo alambico è abbastanza performante grazie al deflematore che ha sull'elmo e riesce ad arrivare a 90 volumi alcolici in uscita, ma questa è un po' una media di tutti gli alambichi moderni, siamo intorno ai 90, più su è difficile arrivare, bisognerebbe mettere delle colonne di rettifica, che però le colonne di rettifica sulla produzione di un gin non vanno bene perché ci scaricano talmente tanto quello che è l'alcol e lo rendono talmente leggero e quindi lo raffreddano che quando ci entra nel basket delle erbe aromatiche questo si condensa e torna indietro. Quindi la nostra distillazione durerebbe troppo tempo, andremo a rovinare le erbe aromatiche e quindi colonne di rettifica con la produzione dei gin non hanno nessun senso. Quindi in questo alambico quello che vedete qua non ha senso di esistere. Questi sono adatti invece per la distillazione degli spiriti, ma ve ne parlerò in un altro video. Quindi l'alambico da gin deve avere caldaia e basket e poi la colonna di raffreddamento e poi l'uscita. In questo caso l'uscita aperta perché negli opifici e quindi che ad accisa assolta non c'è l'obbligo di avere quindi una vasca in cui viene portato obbligatoriamente l'alcol chiusa, quindi sigillata dalle dogane, dove poi questa puoi aprirla solamente dopo che la dogana ti ha dato il permesso e è venuta a fare il controllo. Perché questo? Perché noi lavoriamo su un alcol dove abbiamo già pagato le accise, quindi non c'è il problema che vengano evase e quindi ci lascia la possibilità di avere l'uscita del nostro alcol aperta. Quindi vi ho fatto un po' un resoconto di quello che è un alambico moderno di produzione da gin. Se avete delle domande, anche se volete sapere un po' quali sono le aziende che producono questi alambicchi, potete scrivermi nei commenti sotto il video. E se avete ancora dei dubbi, quindi su come deve essere fatto un alambico, vabbè, questo è il portellone, l'ho fatto vedere, qui si apre e qui si inseriscono l'alcol e le botaniche all'interno della caldaia. Sopra la caldaia viene messo in modo inamovibile quelle che sono le sue caratteristiche tecniche e anche il suo codice, quindi che serve poi per denunciarlo alle dogane, perché un alambico deve essere denunciato entro X tempo alle dogane e loro poi verranno a controllare effettivamente il suo funzionamento. Quindi venendo a noi vi ho fatto vedere un po' tutto, come funziona quindi un alambico moderno per la produzione di gin. Come vi dicevo, mettete nei commenti sotto quelle che sono magari le vostre curiosità, le vostre domande, se qualcosa non avete capito io vi risponderò, se cercate un alambico vi dirò a chi rivolgervi. Voi sapete che noi utilizziamo un alambico di lissaggio piccolo, un alambico per fare solamente le prove, che si può magari anche utilizzare in casa per fare le proprie prove, non è un alambico professionale, ma è molto interessante perché ha lo stesso modo di funzionare, soprattutto ha possibilità di lavorare in correnti di vapore nel modo corretto come gli alambichi da produzione. Quindi, ripeto, ulteriori domande scrivetemi nei commenti e la spiegazione per oggi è finita, ci vedremo la prossima volta per le colonne di rettifica, qui quindi dai campi dell'azienda agricola Shimonsai in distilleria. Vi saluto e ci vediamo al prossimo Gin Tonic. Ciao!